Ciao a tutti, amici dell'Ariete. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, con il video di oggi andremo a vedere i movimenti energetici e affettivi per il primo semestre del 2023. Questo video è un approfondimento della lettura precedente, io ho già pubblicato le energie generali per il 2023. Erano 4 linee, ognuna di queste linee rappresentava un settore. Il primo, il settore spirituale, ha già il suo video di approfondimento pubblicato. Oggi andremo ad approfondire la linea degli affetti, quindi la famiglia, piuttosto che gli affetti di coppia o le relazioni in generale, diciamo così. Allora, ho ripreso le stesse energie dell'altra volta, quindi abbiamo la carta della forza e la carta del carro come energie generali. Dopodiché abbiamo un 3 di spade, la carta del giudizio, un asso di coppe al contrario, la carta del mondo e un cavaliere di pentacoli al contrario. Allora, qui quello che sento, ragazzi, diciamo a livello generale, è che qualcuno potrebbe passare una fase un po', diciamo, impegnativa, o magari è una fase che si vive già a fine 2022, eh. Ognuno di voi poi lo applichi alla propria realtà. Sta di fatto che qui c'è, con questi due arcani maggiori, quello che è una sorta di compimento, una sorta di chiusura, una sorta di raggiungimento di un obiettivo. O meglio, la carta del giudizio ci parla di quello che è una presa di consapevolezza, una presa di coscienza. Per qualcuno potrebbe fare riferimento a una situazione che ritorna dal passato, o magari anche un qualcuno che ritorna dal passato. C'è un riferimento comunque a quello che sono dei tempi remoti. Molte volte la carta del giudizio fa riferimento alla chiamata di tipo spirituale o anche alla chiamata di tipo fisico, quindi alla telefonata, al messaggio, a quello che è una comunicazione da parte di una persona che non si sentiva da tempo, ok? Abbiamo anche questo asso di coppe al contrario e io credo che sia molto influenzato da questo 3 di spade, ok? Perché comunque io l'asso di coppe lo sento sempre come una sorta di chiusura del quarto chakra, di un non voler cominciare, di un anche quasi un non volersi innamorare, mi viene da dire. Vabbè, lo vediamo poi dopo con i mini. Guardate cosa si è girato mentre parlavo del non innamorarsi ed è una carta che fa riferimento al passato anche questa, eh. Ok? Dicevo, lo andiamo a vedere poi dopo meglio con i mini tarocchi. Abbiamo poi la carta del mondo e la carta del cavaliere di pentacoli al contrario. Allora, la carta del mondo qui parla di cambi. Sento per molte persone che sarà un cambio di amicizie, un cambio di circolo sociale, magari cambia la zona dove inizierete a uscire o piuttosto qualcuno si trasferirà e ci sarà un cambio proprio delle persone fisiche intorno a voi, perché il mondo parla anche di trasferimenti, parla di viaggi di lunga distanza in realtà. E poi abbiamo anche questo cavaliere di pentacoli al contrario e potrebbe essere una persona magari che conoscerete se non avete già una relazione in atto, molto probabilmente grazie a questo spostamento di cui parla il mondo, però ecco, se non è una persona, diciamo che comunque è un'energia un po' statica, quindi magari una persona un po' troppo timida che non si espone, che non fa troppo vedere, diciamo così, quello che prova o quello che vuole fare, quelle che sono le sue intenzioni, ecco. Andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta nello specifico, così vi do delle informazioni in più. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono di carattere generale, sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se poi non dovesse risuonare proprio nulla, o se per caso voleste completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. E per chi volesse contattarmi, trova il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video. Bene, andiamo a vedere il 3 di spade. Abbiamo un re di pentacoli, un 6 di spade e un 6 di bastoni, quindi 2 6. Ragazzi, qui ho la sensazione che questi screzi, questa sofferenza, questo tradimento anche della fiducia
di cui può parlare il 3 di spade possa far riferimento a un padre, magari per qualcuno anche al partner, perché no? Però normalmente quando c'è una figura di riferimento di maggiore età rispetto a noi, adesso poi vabbè dipende dalla situazione personale di ognuno, ripeto, può anche essere il partner o anche solo l'idea della figura paterna, ok? Perché comunque quando c'è un re di pentacoli si parla anche di padre e qui con il 6 di spade, che è una carta che dice di lasciarsi indietro quelli che sono i condizionamenti acquisiti durante l'infanzia per stare meglio fondamentalmente e per, diciamo, raggiungere il successo del 6 di bastoni, c'è bisogno proprio di allontanarsi o da questa persona o da queste idee che si sono acquisite su questa persona o grazie a questa persona. Andiamo a vedere la carta del giudizio, di che cosa ci parla o quante cose ci deve dire. Allora, abbiamo un 7 di spade al contrario, l'imperatrice al contrario, il diavolo, il 10 di... Wow! E il 10 di coppe, ragazzi. Allora, anche qui vedo due tipi di letture, io ve le dico entrambe. Cioè, una può riguardare, diciamo, il lato della famiglia di origine e l'altra lettura può riguardare il lato della famiglia che avete creato o più semplicemente della coppia, se per caso non avete una famiglia, diciamo, concreta con figli o magari animali da compagnia, insomma, se siete ancora in fase coppia. Allora, per quello che riguarda i genitori, la fase diciamo genitoriale, sento che qui la fase del giudizio vi farà render conto di tutti quelli che sono stati i condizionamenti a livello familiare che avete ricevuto durante l'infanzia, sia per quello che riguarda la vostra capacità di essere donna, la vostra capacità di essere madre, c'è un diavolo, ci sono i condizionamenti per quello che riguarda il raggiungimento della famiglia felice. Io credo che qui ci siano, visto che anche c'è un 7 di spade, al contrario è la carta del giudizio, qui veramente si prenderà consapevolezza delle bugie che vi siete raccontati fondamentalmente o che vi hanno raccontato per quello che riguarda il come strutturare una famiglia felice o può anche fare riferimento nel caso abbiate una relazione al fatto che voi abbiate determinate proiezioni su come dovrebbe essere una famiglia felice. C'è comunque l'imperatrice al contrario, quindi è un po' come se le cose non fossero poi del tutto su un clima amorevole, ok? Perché quando l'imperatrice al contrario è una madre un po' castrante, quindi qui, e avendo anche il diavolo, c'è qualcuno che controlla, che tende a condizionare parecchio. E qui, essendoci un 7 di spade, appunto, sono proiezioni o sono bugie, ma vengono a galla. Voi riuscirete a prendere consapevolezza di qualche cosa, vi renderete... È come se fosse... Quando c'è la carta del giudizio non è una lampadina che si illumina, ma è un lampadario completo, ok? Andiamo a vedere questo asso di coppa al contrario. 2 di bastoni al contrario, 10 di pentacoli al contrario e re di coppe. Sì, qui di nuovo sento che è come se percepissi una sorta di rigidità mentale su come deve essere una relazione. E quindi, avendo tutti questi condizionamenti, giustamente, non vedendo un futuro, non vedendo l'appagamento, perché comunque qui, sì, è vero, c'è un 10 di coppe, ma c'è anche il diavolo. Quindi in realtà può essere un appagamento un po' costruito, un po' finto, mi viene da dire, perché poi in realtà con il 10 di pentacoli al contrario, una realtà stabile e solida non c'è, se ci fate caso anche il re di coppe ha il suo trono sopra l'acqua. Quindi è interessante perché sento che avete bisogno di cambiare aria, di mettere un punto e a capo con questa carta del mondo. Andiamo a vedere il mondo. L'eremita al contrario e la sacerdotessa. Wow! Diciamo che è un gruppo di carte molto importante perché sono 3 arcani maggiori. Anche qui avevate 3 arcani maggiori, tra l'altro. Di nuovo, il giudizio e la sacerdotessa io li sento molto collegati, anche se vi devo dire che
Il giudizio ha anche a che fare, soprattutto visto che c'è il diavolo, con qualche tipo di dinamica a livello karmico. Quindi qui ci potrebbe essere qualche credenza limitante legata al lignaggio materno, perché qui abbiamo l'imperatrice, che c'è bisogno di guarire, che c'è bisogno di cambiare fondamentalmente. Perché condiziona troppo la riuscita della vostra famiglia felice, mi viene da dire, perché il 10 di coppe è proprio la famiglia felice, la famiglia completa, ok? Può essere che qualcuno qui si senta condizionato a dover avere dei figli per sentirsi completo, perché il 10 di coppe è proprio la famiglia con figli. E qui il mondo è la chiave di volta per effettuare questo movimento di cui ci parla sia la forza che il carro. La forza è il ok, decido, scelgo in modo consapevole e normalmente le scelte della forza sono scelte sempre fatte in modo giusto e con il carro prendo una direzione, o meglio, do una direzione al tipo di realtà che io voglio manifestare al mio mondo. Vi dico, secondo me potrebbe esserci una persona che vi, vi illumini in un certo senso. Ma andiamo a vedere, ok, il cavaliere di pentacoli. C'è una torre al contrario e un 8 di pentacoli. Ragazzi, qui la torre la sento collegata con il mondo, perché comunque il mondo porta cambi repentini, cambi veloci, ma normalmente positivi. Ma essendo spiegato da due carte che parlano di lavoro interiore, sento che il cambio qui è più che tutto interno. Visto che il mondo è collegato anche ai cambi fisici, quindi ai traslochi proprio di lunga distanza, qui sento che è come se in una prima fase cercaste di cambiarvi voi a livello interno, dopodiché si inizia a fare un lavoro di destrutturazione, perché quando c'è la carta della torre si parla di far cadere l'ego e anche quando c'è il diavolo sono i condizionamenti dell'ego. Quindi qui è importante fare un lavoro sul proprio ego e si andrà a fare e sento che si andrà a fare in modo minuzioso. Probabilmente l'energia del Cavaliere di Pentacoli è la vostra energia, nel senso che farete veramente, in realtà vista così è anche un po' statica, ma è un arcano minore, qui invece abbiamo due arcani maggiori di forte movimento in questo primo semestre. Quindi sento che è più un ok, mi concentro su me stesso, su me stessa e faccio un lavoro minuzioso su tutto quello che potrebbero essere le credenze limitanti, i condizionamenti mentali, le bugie che mi sono raccontato, come dovrebbe essere una famiglia, quello che invece vale per me, cioè qui è il capire che cosa è valido per voi e il prendere una direzione, sia che abbiate una relazione, quindi il far prendere una direzione alla relazione, il prendere voi una posizione all'interno della relazione o di una situazione, oppure se siete single dire ok, questo è quello che mi aspetto io, quello che voglio io da una relazione e questo è quello che non sono disposto ad accettare. Andiamo a vedere una scansione temporale degli eventi e qui vi ricordo che il tempo è fluido, ragazzi, quindi se qualche cosa viene fuori a febbraio può essere che per qualcun altro si manifesti a marzo-aprile e magari per qualcun altro già a fine 2022. È per quello che sto pubblicando le previsioni un po' in anticipo. Bene, andiamo a vedere, ok, gennaio, partiamo subito con la carta della stella. Quindi gennaio io sento che si parla di nuovi obiettivi, di nuovi desideri, perché no, anche di sogni. Quando c'è la carta della stella ehm, c'è una nuova speranza per andare avanti, per perseguire gli obiettivi, ok? A febbraio poi abbiamo un re di spade, qui potrebbe fare riferimento a quella persona che dovrete affrontare, qui avete il re di pentacoli. Il re di spade è comunque un'energia che taglia quello che non serve, è un'energia che controlla e qui potrebbe essere collegata a questo diavolo.
o potreste anche essere semplicemente voi che iniziate a mettere insieme, come vi dicevo prima, i pezzi del puzzle, e che quindi iniziate a fare un piano, a organizzare determinate scelte della vostra vita. E per fare questo bisogna passare da questo 4 di spade, che è una fase di rigenerazione interna. Qui avevate la carta dell'eremita che è al contrario, quindi è come se fosse un po' all'inizio di questo tipo di lavoro di scavo, diciamo così. Ma a marzo sento che anche verso aprile, perché comunque abbiamo 2, 4, uno di seguito all'altro, si inizierà veramente a valutare che cosa ci si aspetta dagli altri, quali sono le aspettative che avete nutrito voi, perché comunque il 4 di coppe è la carta di una persona che vorrebbe avere altro e che non si rende conto che in realtà, cioè ci sono le opportunità, ma è talmente focalizzato su quello che non ha che arriva quasi a non vedere quello che gli viene offerto, ok? Adesso in questo mazzo è disegnato un po' diversamente, è come se desiderasse quest'altra coppa, però negli altri mazzi è proprio una persona che osserva le 3 coppe davanti, quindi in un certo senso siete un po' focalizzati in quello che dovete probabilmente lasciare indietro o in quello che probabilmente avete perso o potrete perdere, piuttosto che focalizzarvi su tutto il mare di possibilità che vi si potrebbero aprire, ok? Guardate, sono 2 carte che vi fanno fare un salto in avanti, il carro e la forza. Poi la forza parla proprio di coraggio, di forza di volontà e l'apertura del cuore. Andiamo avanti, vediamo che cosa vi danno per maggio e giugno. Abbiamo, wow, un 3 di pentacoli, ecco questo nuovo progetto, questa nuova fase. E poi abbiamo di nuovo la forza e poi si è girato questo 2 di spade e lo teniamo lo stesso. Ok. Allora, il 3 di pentacoli, come vi dicevo, potrebbe essere quel progetto, quella nuova fase, quel nuovo inizio, quel trasferimento, insomma. È sempre una carta che parla di anche di una casa certe volte, eh. Però ecco, l'inizio di una collaborazione, mi verrebbe da dire, l'inizio di qualche cosa di nuovo. Sento che per molte persone sarà molto attiva la vita sociale o comunque sarà molto importante la sfera degli amici. È come se vi dessero quella scintilla in più che vi serve per andare avanti, sia per guarire, sia per andare oltre quelli che sono i vostri progetti, magari anche per partire con i vostri progetti. Ecco ragazzi, a giugno vi sento un po' così, nel senso che probabilmente sarà il momento dove dovrete fare il salto, perché abbiamo sì la carta della forza che è al contrario, ma anche la carta del 2 di spade. Il 2 di spade al contrario lo sento molto collegato con il 7 di spade. C'è qualche cosa qua che viene a galla. Quello che prima non vedevate diventerà consapevole, ok? Diciamo che non sono energie particolarmente stressanti, mi viene da dire, forse un po' vincolanti, sì, ma sento che siete sulla buona strada per fare quel lavoro di destrutturazione di cui ci parla la torre, ok? Ok, andiamo a vedere carta per carta di che cosa si tratta, vediamo che cosa riesco ancora a dirvi di più. Nove di coppe al contrario, qui abbiamo un 10. Queste sono davvero tante, ma le prendiamo. Abbiamo un asso di coppe, un fante di pentacoli, un 10 di spade e la carta del matto. Adesso voi non le vedete. Ok. Ragazzi, qui con la stella e l'asso di coppe e il 10 di spade e la carta del matto, sento che c'è una nuova speranza, come vi dicevo all'inizio. Il 9 di coppe è al contrario, quindi sento che molte persone stanno benino, ma potrebbero star meglio, potrebbero arrivare a questo 10 di coppe. L'asso di coppe mi parla sempre di un nuovo incontro e abbiamo un fante di pentacoli, quindi perché no, se siete single, a gennaio potreste incontrare una persona con la quale mi verrebbe da dire iniziare una nuova avventura, perché comunque abbiamo la carta del matto. C'è questo... Sì, sento questa apertura verso gennaio. Andiamo a vedere allora perché abbiamo questo re di spade e che cosa bisogna tagliare. 8 di bastoni al contrario, 4 di bastoni, scusate, 4 di pentacoli al contrario e asso di pentacoli. Io credo che qui ragazzi dobbiate essere un po' più prudenti in quello che comunicate, ok? Perché un inizio concreto qua si vede.
con un asso di pentacoli, probabilmente dovuto a quello che dovete tagliare, perché avete anche il 4 di pentacoli al contrario che parla proprio del distacco, del non attaccamento. Però ecco, avendo l'8 di bastoni al contrario, qualcosa mi dice di non attaccarvi subito tanto a questa persona nuova e quindi a non rivelare tutto e subito di voi. Tenete un po' così per voi certe dinamiche personali. Giustamente ci sono certe persone, e qui parlo nello specifico delle dinamiche narcisiste. I narcisisti, quello che fanno durante il love bombing, quindi la prima fase di corteggiamento, è farvi 1000 domande. E pare che sia un sano interesse loro nei nostri confronti per conoscerci, in realtà è un modo per studiare i punti deboli. Perché appena voi vi fidate che iniziate ad aprirvi a confidare i punti deboli, quelli sono i punti su cui loro poi andranno a far leva quando avranno bisogno di fare il gioco di potere con voi. Ecco, questo sappiatelo in modo da riuscire a riconoscerlo quando succede. Andiamo a vedere il 4 di spade. 3 di pentacoli, c'era già anche qui. E 8 di spade. Sì, ragazzi, io sento che a marzo qui avrete proprio bisogno. Guardate, il 4 di spade parla di un ritiro spirituale. Se potete, fatevi quel viaggio di cui parla il mondo. Andate anche solo a farvi una vacanza di una settimana, perché qui c'è proprio la necessità di togliersi indietro, cioè scusate, di togliersi, di lasciare indietro tutti i sensi di colpa di cui ci parla l'otto di spade. E parlando di sensi di colpa, non esistono solo i sensi di colpa che voi provate verso gli altri, ma esistono anche i sensi di colpa che voi provate per voi stessi. Quindi il senso di colpa di di aver reso possibile che questa cosa durasse così tanto tempo, che questa... Cioè, cerchiamo di capire che lo specchio è sempre a due facce, cioè c'è sì il mondo esterno, ma c'è anche il mondo interno. E qui si tratta di capire che cosa fare, che tipo di realtà, di pensieri destrutturare per avere maggior sicurezza in voi stessi, perché quando il 3 di pentacoli è al contrario è perché c'è una bassa autostima, quindi e giustamente poi avete anche l'8 di spade, quindi sento che sarà un po' un periodo di riflessione, marzo. Andiamo a vedere invece aprile. Fante di bastoni, quindi ragazzi potrebbe essere un'altra persona nuova, nel caso siate single, nel caso magari siate già in una relazione, potreste essere uno un fante o la regina e l'altro l'altra figura, o diversamente potrebbero rappresentare un figlio e una madre, se per voi quel discorso familiare, appunto, se per voi la lettura è più come una questione familiare, diciamo così. Sento che qualcuno qui è come se fosse familiare, è la madre che vorrebbe qualche movimento in più da parte del figlio. Mentre avendo il fante di bastoni sento che il figlio tendenzialmente è un po' egoista, è un po'... vede un po' solo per sé. Se fosse in realtà una coppia è un po' la stessa dinamica, una delle due persone è un po' troppo egoista e l'altra tende a dare un po' troppo. Andiamo a vedere, ed è per quello, io credo che sia... Cioè, quando una persona è egoista e non vi restituisce qualcosa, non lo fa perché voi non siate abbastanza, ed è quello che viene fuori dal 3 di pentacoli. Questa bassa autostima è perché voi non vedete, diciamo, un ritorno pari a quello che voi date. Però non è che voi siete sbagliati, è la dinamica che si è instaurata che non è sana. Andiamo a vedere il 3 di pentacoli. Abbiamo un 4 di coppe al contrario e la carta dell'imperatore al contrario. Di nuovo, un'altra volta il 4 di coppe. È la stessa energia, qualcuno ha bisogno di mettere le basi, mettere delle basi solide. Quando c'è la carta dell'imperatore al contrario è perché o c'è una forte rigidità, e qui anche un po' lo posso vedere con il re di spade, quindi se il re di spade fosse il vostro partner o la vostra partner, potrebbe esserci una sorta di rigidità e di controllo. Vi ricordo che comunque qua c'era il diavolo, il condizionamento, quello che è una forte energia di oppressione. Però ecco, io sento che questo giudizio verso la fine del periodo sta per arrivare, perché con questo 2 di spade cadono le bende. Andiamo a vedere la forza, il 2 di spade.
Allora, la forza ha un 4 di spade al contrario, avevamo di nuovo il 4 di spade qui, e il sole al contrario, e di qui abbiamo un fante di coppe e, e di nuovo un 2 di spade al contrario. E fortemente ha a che fare con un figlio, fortemente. Questo lo sento proprio tanto. Ragazzi, se qui vi state aspettando delle scuse da parte di qualcuno, il consiglio delle carte è un po' cambiate il vostro modo di pensare e andate avanti fondamentalmente. Destrutturate le vostre credenze limitanti, cercate di andare verso territori un po' più calmi, perché qui io credo che qualcuno vi abbia messo in testa delle cose inerenti a quello che potrebbe essere la famiglia, appunto, che abbiamo qui il 10 di coppe, o come dovrebbe essere gestita la relazione, che non va proprio in linea con voi, ecco. Sento una sorta di disequilibrio tra chi dà e chi riceve. E questo sta creando una destabilizzazione in voi, nel senso che appunto con questo 3 di pentacoli, che c'era anche già da un'altra parte, dove l'ho visto qua, vi sta creando una sorta di insicurezza. Quindi qui il punto è capire che cosa è giusto per voi, la fase del risveglio. La carta della torre è il momento prima del risveglio, secondo me, in questa lettura. Ok, andiamo a vedere gli angeli del cuore. Scrivetemi poi nei commenti come vi risuona. Perché qui un po' è il prendere il coraggio di cambiare certe dinamiche, di cambiare il vostro mondo, la vostra realtà, sia interna che esterna. Ok, andiamo a vedere un'ultima carta per gli amici dell'Ariete, per vedere... Wow, matrimonio. Questa situazione include il matrimonio. Quindi qui ci potrebbe essere un legame stabile, ufficiale, quindi di mezzo. Poi abbiamo separazione, si prospetta un periodo di tempo lontano dal tuo partner e in effetti con questo mondo ci potrebbe essere questo distacco, magari appunto se decidete di farvi un viaggio. Wow, inganno, nella tua relazione qualcuno indossa una maschera che nasconde il vero sé. In effetti qua ragazzi avevamo il 7 di spade, la carta del diavolo e per ben 2 volte la figura bendata del 2 di spade. Adesso io mi incastro con le mani. Quindi dovete guardare in faccia la vostra realtà, il vostro cuore. Tenete presente che il cuore è come una bussola e ci guida. Quando succede qualcosa, qualcuno ci dice qualcosa e sentiamo che abbiamo quella fitta al cuore, si può dire che a livello energetico il cuore si contrae. Quando invece c'è qualcosa che ci rende felici, ci riempie di gioia, il cuore è come se si espandesse, no? Ecco, quel tipo di espansione e contrazione che fa il nostro cuore proprio da un punto di vista fisico e per chi è sensibile anche da un punto di vista energetico, può servirvi come bussola per farvi capire che cosa è in linea con voi e che cosa non lo è. Mm? Amici dell'Ariete, io spero che la lettura vi sia stata utile. Se sì, potete mettere like, se volete supportare il canale potete iscrivervi, potete condividere il video, potete commentare, potete lasciare una donazione, potete visualizzare fino alla fine del video e non saltare la pubblicità. Io comunque vi ringrazio sempre del sostegno che mi date. Vi auguro un inizio 2023 splendido, spero che possiate raggiungere i vostri obiettivi. Vi mando un abbraccio forte e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!